un giovane guerriero dai capelli rossi come il fuoco, l'armatura imbrattata di sangue innocente. Eppure, solo poche settimane fa, lo stesso guerriero ha scelto l'onore invece dell'inganno. Questa è la storia di Neottolemo, il figlio di Achille, e di come la guerra può trasformare un giovane di animo nobile in un mostro assetato di sangue. Grazie ai mecenati su TP che amano questo podcast: Giacomo, Tiresia, Sisifo Felice e Mina. Grazie anche a Denise e a Dalila, ad Alessandro, Gioele, Mirko e Jimbo, infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam e Michele L. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Buon ascolto! Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 211. Il ritorno di Neottolemo, prima parte. Le fiamme di Troia si stanno finalmente spegnendo. Il vento porta ancora l'odore acre degli incendi, mentre Neottolemo contempla ciò che resta della città invincibile. Le sue mani sono coperte di sangue. Il sangue del vecchio re Priamo, che ha sgozzato davanti all'altare di Zeus. Il sangue del piccolo Astianatte, lanciato dalle mura come un sasso. Il sangue di Polissena, sacrificata sulla tomba di suo padre Achille. Neottolemo stringe il pugno sull'elsa della spada. È giovane, giovanissimo, eppure ha ucciso più uomini di quanti anni abbia vissuto. I greci lo conoscono con il nome di Pirro, il rosso, per i suoi capelli color del rame, ma forse anche per la scia di sangue che lascia dietro di sé. All'improvviso, come se una divinità avesse deciso di tormentarlo, gli occhi della sua mente lo trasportano a Sciro, l'isola dove è cresciuto. Non sono più ricordi sfumati, ma scene vivide che si materializzano davanti a lui, come se stessero accadendo in questo momento. È una mattina di primavera. Il mare è calmo come olio. Le navi greche entrano nel porto di Sciro, maestose, con le loro vele purpuree. Il giovane Neottolemo osserva dal palazzo del nonno Licomede. Il suo cuore batte forte. Qualcosa gli dice che queste navi cambieranno per sempre il suo destino. Gli ambasciatori greci si presentano alla corte. Sono Odisseo e Diomede, veterani di guerra dai volti segnati da cicatrici. Portano con loro un'armatura splendente, le armi divine di Achille, forgiate da Efesto stesso. Tuo padre è caduto sotto le mura di Troia, annuncia Odisseo. Una freccia di Paride, guidata da Apollo, lo ha colpito al tallone. Il dolore trafigge Neottolemo come una lancia. Non ha mai veramente conosciuto suo padre, eppure sente che una parte di sé è morta con lui. Calcante ha profetizzato, continua Diomede, che Troia non cadrà senza il sangue di Achille. Abbiamo bisogno di te, Neottolemo. Gli porgono le armi di suo padre. Quando le indossa è come se fossero state forgiate per lui. La corazza si adatta perfettamente al suo corpo, l'elmo gli calza come una seconda pelle.
Per un momento, guardando il proprio riflesso nello scudo lucente, vede il volto di Achille sovrapposto al suo. «Tu sei chiamato Pirro», dice Odisseo, «per i tuoi capelli rossi come il fuoco. Sarai la fiamma che brucerà Troia». Ma prima di Troia c'è un'altra tappa, l'isola di Lemno. Un altro ricordo emerge nella mente di Neottolemo, più recente e forse più doloroso. Odisseo gli chiede di ingannare un uomo, un eroe abbandonato su quell'isola desolata, Filottete, il possessore dell'arco di Eracle. Il piano è semplice. Neottolemo deve fingersi nemico di Odisseo, guadagnare la fiducia di Filottete per poi rubargli l'arco. Sarà solo una piccola infamia, gli dice Odisseo, che verrà cancellata dalla gloria futura. Ma qualcosa in Neottolemo si ribella. «Non sono nato per tramare inganni», risponde al re di Itaca. «Preferisco fallire con onore che vincere con l'inganno». Eppure, alla fine, cede alle pressioni. Quando incontra Filottete nella sua misera grotta, quando vede quell'uomo sofferente che per 10 anni ha vissuto solo con il suo dolore, Neottolemo sente il peso della vergogna. E quando riesce ad impadronirsi dell'arco, il rimorso lo divora. Torna indietro, restituisce l'arma e confessa l'inganno. È stato l'unico momento in cui ha disobbedito ad un ordine, l'unica volta in cui la pietà ha prevalso sul dovere. Ora, guardando le navi greche ormeggiate nella baia di Troia, si chiede se quella sia stata debolezza o forza. La visione svanisce, ma altri ricordi premono nella sua mente. Ricordi più recenti e più terribili. La sua mano stringe più forte l'elsa della spada mentre le immagini di quella notte, la notte della caduta di Troia, tornano a tormentarlo. Quella notte si dipana nella sua memoria come un arazzo di orrori. Dal ventre del cavallo di legno i guerrieri greci sono scivolati silenziosamente nelle strade addormentate. Il piano è chiaro, nessun troiano deve sopravvivere per dare l'allarme. La furia del massacro si impossessa di lui, dimentica la nobiltà d'animo dimostrata con Filottete. Ora è solo il figlio di Achille, l'erede di una stirpe di guerrieri che non conosce pietà. Non risparmierà nessuno, nemmeno un bambino. Il suo primo obiettivo è Priamo. Il vecchio re deve morire. Lo trova nel palazzo reale. Priamo si è rifugiato presso l'altare di Zeus Archeios, il protettore del focolare. Indossa ancora il diadema regale, ma le sue mani tremano mentre stringe un'asta come ultima difesa. Accanto a lui la giovane Polissena singhiozza silenziosamente. Il vecchio re non chiede pietà, ma gli ricorda come suo padre Achille abbia rispettato i supplici e nel suo caso come gli abbia permesso di implorare per il corpo di Ettore. Neottolemo non ascolta. La furia del combattimento lo ha reso sordo a qualsiasi discorso. Afferra il vecchio re per i capelli bianchi e lo trascina via dall'altare. La lama lucente della sua spada compie un arco nell'aria e il sangue di Priamo si mescola a quello di tanti altri troiani. Non ha ancora finito di ripulire la spada quando sente nuove grida. Sulla sommità delle mura Andromaca tiene stretto il piccolo Astianatte. Il bambino guarda con occhi spalancati i guerrieri greci che lo circondano. Le voci dei soldati si alzano. È il figlio di Ettore. Non può vivere. Diventerà un vendicatore. Neottolemo si avvicina. Andromaca lo fissa con occhi pieni di odio e disperazione. Gli ricorda come suo padre avesse mostrato rispetto anche verso i nemici, mentre lui non è che l'ombra deforme di quella nobiltà. Il piccolo Astianatte viene strappato dal suo abbraccio. Neottolemo lo solleva. Per un istante il bambino piangente lo guarda con gli stessi occhi fieri di suo padre Ettore. Il lancio è rapido, quasi misericordioso. Il silenzio che segue è più terribile di qualsiasi grido. Andromaca crolla a terra. Le sue lacrime scorrono silenziose come il sangue dei suoi cari. Ora è sua prigioniera, destinata a seguirlo in Grecia. Il suo viso
è una maschera di pietra, bella e terribile, come quello di una statua. Quando le comunica il suo destino, lei risponde solo con uno sguardo gelido, lo stesso sguardo che gli rivolgerà per molto tempo a venire. Un paio di notti prima della partenza, mentre i preparativi per il viaggio continuano frenetici, il fantasma di suo padre appare in Neottolemo, davanti al tumulo funerario. Achille è terribile nella sua armatura dorata, più grande di qualsiasi uomo vivente. La sua voce rimbomba come tuono lontano. Esige un sacrificio. Il sangue di Polissena deve bagnare la sua tomba. E lei, che dopo aver scoperto il suo punto debole con l'inganno dell'amore, lo ha tradito, rivelandolo ai troiani. È per causa sua che Apollo ha potuto guidare la freccia di Paride. Neottolemo osserva la giovane mentre viene condotta al sacrificio. In lei non c'è traccia della seduttrice che ha portato alla morte suo padre. Il suo portamento è regale, la sua dignità intatta. A differenza di Priamo, non parla. A differenza del piccolo Astianatte, non piange. Si spoglia da sola dei gioielli e strappa la veste fino alla vita, offrendo il collo o il petto alla lama. La sua nobiltà scuote qualcosa dentro Neottolemo. Per un momento la mano che stringe la spada trema. In quella giovane donna vede lo stesso coraggio che aveva ammirato in Priamo prima di ucciderlo, ma il fantasma di suo padre incombe su di lui, esigente. La lama cala. Il sangue della principessa troiana scorre sulla terra del tumulo, mentre gli Achei mormorano della sua morte, definendola più nobile di quelle di tanti guerrieri. È ora di partire. Tra le ombre del crepuscolo, Eleno si avvicina a Neottolemo. Il veggente troiano che gli è stato dato come premio di guerra cammina con passo misurato. I suoi occhi sembrano guardare oltre il presente. Queste navi non ti porteranno a Ftia, dice con voce distante. Come fai a saperlo? Vedo molte cose, figlio di Achille. Vedo il mare in tempesta, navi disperse, eroi inghiottiti dai flutti. Poi si interrompe, come colpito da una visione più terribile delle altre. Poseidone è inquieto. Non prendere la via del mare. E quale altra via potrei prendere? La via di terra, attraverso la Tracia. Sarà un viaggio più lungo, ma ti porterà vivo alla tua destinazione. E quando giungerai a Delfi, la voce di Eleno si spegne improvvisamente, come se qualche potere gli impedisse di dire oltre. Neottolemo osserva le navi già pronte nel porto. I suoi uomini attendono l'ordine di salpare. Le vele fremono, impazienti nel vento della sera. Ma qualcosa nelle parole di Eleno lo turba. Ha già visto abbastanza morte, già versato abbastanza sangue. Quella notte stessa dà l'ordine di preparare i carri. Andromaca, silenziosa nel suo dolore, viene fatta salire sul carro più comodo. La lunga colonna si mette in marcia prima dell'alba, mentre il sole nascente tinge di rosso le rovine fumanti di Troia. Dietro di loro il mare si increspa sotto un vento che presto diventerà tempesta. Le parole di Eleno risuonano ancora nell'aria come un eco che non vuole disperdersi. Il veggente ha salvato Neottolemo dalla furia di Poseidone, ma non può salvarlo dal destino che lo attende a Delfi. Gli dei hanno tessuto per Neottolemo, Andromaca e anche Eleno destini diversi da quelli che immaginano, così come le Moire continuano a intrecciare i fili delle nostre vite in disegni che nessun mortale, nessuno di noi può prevedere. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast.
Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. Ti piacerebbe essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, vero? Ottima idea. Iscriviti ora, così sarai avvisato ad ogni nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E anche se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una bella eco di questo podcast. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il mio secondo libro. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primogenito, il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto qui. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.